Ciao a tutti, oggi rispondiamo a una domanda che fanno parecchi proprietari di cani ed è: noto che il mio cane, dopo che ha dormito, inizia a zoppicare, poi però non zoppica più. È normale? Cerchiamo in questo video di spiegare tendenzialmente cosa potrebbe essere. Allora, quello che il proprietario vede quando il cane, dopo che ha dormito, inizia a zoppicare è quello che noi definiamo zoppia a freddo rispetto alla zoppia a caldo. La zoppia a freddo è quando l'articolazione non è stata, è ferma da un po', parte il cane e inizia a zoppicare. Poi la zoppia a freddo tendenzialmente con l'attività fisica può essere che migliori e quindi il cane poi smetta visivamente di zoppicare. In realtà con un occhio attento e clinico il cane avrà comunque dei segni di zoppicatura, però è più evidente chiaramente a freddo. Differenza della zoppia a caldo, che invece è quando la zoppia è più evidente man mano l'animale utilizza l'articolazione. La causa di zoppia a freddo più frequente è l'artrosi secondaria. Il processo artrosico è un processo degenerativo articolare e progressivo e chiaramente può colpire tutte le articolazioni. Quindi sapete che tra due capi ossei esiste un'articolazione, quindi l'artrosi colpisce, diciamo, l'articolazione. Nel cane questo tipo di problema lo abbiamo con diverse patologie che in questo video cercherò di elencarvi, dalle più frequenti alle più rare. Poi ovviamente non esiste solo l'artrosi secondaria che può dare una zoppia a freddo. In questo video cercherò di spiegarvi chiaramente la situazione più frequente. Poi, come sempre, quando c'è un problema bisogna andare dal proprio medico veterinario di fiducia, far visitare il cane, eseguire degli esami collaterali per arrivare alla diagnosi. Mai fidarsi solo di una probabilità. L'animale va visitato. Fondamentalmente l'artrosi secondaria l'abbiamo frequentemente nella displasia d'anca. Nella displasia d'anca possiamo vedere questi cani di grossa, media e grande taglia e gigante taglia che iniziano fondamentalmente, voi vedete, dormono, si alzano, cominciano a zoppicare sul posteriore. Tendenzialmente la displasia d'anca è una delle più frequenti patologie che poi il cane svilupperà artrosi secondaria. Può essere anche il ginocchio per la rottura del legamento crociato craniale. Dopo che se l'è rotto, il cane chiaramente avrà una fase di dolore e di zoppia anche di quarto grado, ma poi chiaramente si formerà un'artrosi che sembrerà quasi stabilizzare l'articolazione. In realtà a un certo punto si formerà artrosi secondaria che si stabilizzerà, ma chiaramente creerà problematiche legate all'artrosi, quindi dolore cronico. Sempre rimanendo sull'arto posteriore, nell'animale di piccola taglia possiamo avere, che può generare artrosi, anche la lussazione della rotula. Possiamo avere sempre a livello di anca invece la necrosi assettica della testa del femore. Per quanto riguarda invece alcune razze come il pastore tedesco possiamo avere l'osteocondrite dissecante del condilo femorale oppure del tarso. Fondamentalmente queste, diciamo, a livello articolare sono le cause chiaramente che possono, le patologie che possono più frequentemente dare artrosi secondarie. Per quanto riguarda l'arto anteriore abbiamo più la displasia del gomito, l'osteocondrite della spalla, possiamo avere anche non solo le articolazioni, a volte possono avere un po' di fenomeni degenerativi, sono anche i tendini, quindi delle tenosynoviti, soprattutto del bicipite a livello di spalla. Fondamentalmente queste sono le articolazioni per cui si ha più
frequenza poi l'artrosi secondaria. Possiamo avere artrosi anche alla schiena, quindi la colonna vertebrale, con la spondilartrosi, che quindi abbiamo questi cani un po' più rigidi. Quindi tendenzialmente il cane che non zoppica, o meglio, ha un occhio attento, zoppica comunque anche a caldo, ma un cane in cui il proprietario si accorge che zoppica subito dopo che si è alzato dopo aver dormito, tendenzialmente è una zoppia fredda e molto probabilmente è una situazione di artrosi secondaria, e fondamentalmente è una situazione molto dolorosa, e quindi va sicuramente visitato l'animale ed effettuata ovviamente la diagnosi per vedere poi di impostare. In genere quando si sviluppa l'artrosi secondaria siamo già un po' troppo tardi per riuscire a gestire la patologia principale, ma soprattutto per gestire l'artrosi secondaria e quindi gestire il dolore artrosico, che è un dolore molto difficile da gestire, ed è un dolore cronico, e quindi il proprietario deve gestirlo quotidianamente e non lasciare che il dolore sia esagerato, proprio perché altrimenti il cane poi farà molta fatica ad alzarsi e addirittura non si alzerà più. Quindi un giorno parleremo dell'artrosi secondaria come situazione, per spiegarvi perché è una situazione che il proprietario deve conoscere e deve non sottovalutare. E in un altro video spiegheremo chiaramente poi effettivamente cosa deve fare un proprietario quando ha il cane con l'artrosi secondaria, perché molto spesso è una situazione che il proprietario si comprende all'atto in cui zoppica il cane, ma non comprende che quotidianamente poi bisogna somministrare integratori, farmaci, per cercare di ridurre la soglia dolorifica in modo tale che il cane poi non abbia dolore talmente importante da effettivamente poi non farlo più alzare. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video.